Buongiorno a tutti. Allora, adesso conosciamo le motivazioni della sentenza, il cui dispositivo era già noto dal 29 giugno, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha condannato Marcello Dell'Utri a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L'altro imputato, Gaetano Cinà, che era stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa ed era, il braccio destro di Dell'Utri nei rapporti con Cosa Nostra, è morto nel frattempo e quindi per lui il processo si è estinto. Le conosciamo, sono state depositate venerdì e sono 641 pagine. Mi pare di ricordare, se i miei calcoli non sono sbagliati, che il nome di Silvio Berlusconi è citato 460 volte, in media quasi una volta ogni pagina, 460 volte citato Berlusconi, 640 le pagine, ma Berlusconi in questo processo non era imputato. Il procuratore Ingroia nella requisitoria in primo grado lo aveva definito vittima consapevole della mafia. La mafia gli faceva estorsioni, minacce per ottenere qualcosa. Dell'Utri faceva il doppio gioco, stava contemporaneamente con la mafia e con Berlusconi, quindi da una parte stava con chi gli faceva le minacce e le estorsioni, dall'altra parte stava con quello che le riceveva e si interponeva ogni volta a mediare per risolvere i problemi. Ovviamente che cosa facendo? Facendo sì che Berlusconi venisse incontro alle esigenze di Cosa Nostra. Questo hanno ritenuto i giudici di primo grado, questo hanno confermato i giudici di appello e questa è la cosa più importante. Il caposaldo dell'impianto accusatorio è risultato confermato. Qual è la differenza fra il primo e il secondo grado? Non è una differenza da poco. In primo grado Dell'Utri viene condannato a 9 anni per avere sostenuto ed essere stato sostenuto da Cosa Nostra, il rapporto di do-ut-des, di scambio, che era forza Dell'Utri e era forza contemporaneamente Cosa Nostra, perché in primo grado si era ritenuto che Dell'Utri avesse messo a disposizione prima i suoi rapporti col Berlusconi imprenditore, poi i suoi rapporti col Berlusconi politico, stringendo addirittura quel patto politico-mafioso nel 1994, quando lui stesso ideò e sollecitò e ottenne alla fine la discesa in campo di Berlusconi. In appello la pena è stata ridotta da 9 a 7 anni perché i giudici hanno tolto l'ultimo periodo. Il periodo totale è dagli inizi degli anni 70 fino al 96, questo è il capo di imputazione, anche se poi i fatti proseguivano addirittura fino al 2001. Nella sentenza d'appello vengono tolti gli anni che vanno dal 93 al 96 e quindi rimane il periodo dall'inizio degli anni 70 al 1992 compreso. Perché? Perché scrivono i giudici, come vedremo, con l'intermediazione di Dell'Utri Berlusconi ha pagato Cosa Nostra fino alla vigilia delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ha pagato il pizzo a Cosa Nostra senza mai denunciare le minacce e le estorsioni, ma preferendo venire a patti addirittura finanziando Cosa Nostra, che peraltro pare, ma questo nella sentenza non è un capitolo che viene affrontato, si sta indagando adesso a Palermo sulle parole di Massimo Ciancimino, ma soprattutto della madre di Massimo Ciancimino, vedova dell'ex sindaco mafioso Vito, a proposito degli investimenti della mafia nelle aziende del Cavaliere negli anni 70 e 80. Quindi i giudici della Corte d'Appello tagliano la responsabilità di Dell'Utri a tutto il 1992 e non dopo. Che cosa succede dopo? Ricorderete che quando uscì il dispositivo della sentenza che per il dopo assolveva Dell'Utri si disse ecco, quindi i giudici dicono che dopo Dell'Utri ha smesso di avere rapporti con la mafia mentre ne aveva avuti proprio fino al 92. Non può
avevamo detto subito è impossibile che una sentenza dica una sciocchezza del genere. Non l'hanno detto nemmeno per Andreotti quando hanno tagliato la sua responsabilità alla primavera del 1980. Nelle sentenze che cosa si fa? Si decide che sono provati i fatti fino a una certa data. Dopo non è che si dice che all'improvviso uno da un giorno all'altro smette di avere rapporti con la mafia, anche perché lo sanno tutti che non si può smettere di avere rapporti con la mafia. Anche se tu volessi smettere, la mafia ti chiamerà sempre ad avere rapporti con lei. Quelli sono rapporti che durano per la vita, è come il diamante, no? La mafia è per sempre. Quando uno si mette nelle sue mani non può più uscirne, non è un taxi che paghi e scendi dalla macchina. Infatti i giudici, sia per Andreotti sia per Dell'Utri, non dicono che hanno smesso, l'uno nell'80, l'altro nel 92, dicono semplicemente che per il periodo successivo gli elementi portati dall'accusa, e nel nostro caso anche dal tribunale, non sono ritenuti sufficienti per dimostrare che il reato si sia protratto anche dopo, e quindi con l'insufficienza delle prove o la contraddittorietà delle prove ci si ferma al periodo in cui le prove sono ritenute invece sufficienti, bastanti. Stiamo parlando quindi di una sentenza che per metà è di condanna e non per metà, per gli 8 decimi è di condanna e che per i 2 decimi è di assoluzione per insufficienza di prove. Spesso per il periodo dopo il 1992 i giudici parlano di insufficiente valenza probatoria delle risultanze processuali. Ci siamo capiti. Nel periodo in cui Dell'Utri da uomo d'azienda si trasforma in inventore di Forza Italia e Berlusconi da uomo d'azienda si trasforma in fondatore di Forza Italia, i giudici ritengono che le prove non siano sufficienti per affermare la responsabilità di Dell'Utri nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa. E quindi allontanano per insufficienza probatoria i sospetti di mafiosità da Dell'Utri e da Berlusconi proprio nel momento in cui la Fininvest si fa Stato, si fa partito politico. Penso che i magistrati della Procura e della Procura Generale, visto che invece avevano sostenuto che le prove sono più che sufficienti anche per il periodo dopo 92, e visto che il Tribunale aveva già dato loro ragione su questo punto, faranno ricorso in Cassazione per ottenere che Dell'Utri venga condannato anche per il periodo successivo. Ma in ogni caso oggi stiamo commentando la sentenza di appello. È una sentenza, io me la sono letta, è una fatica, no? Sono 641 pagine ed è uscita solo venerdì. È una sentenza che in certi punti fa veramente sorridere. Si ha veramente l'impressione che i giudici facciano i salti mortali per staccare gli elementi l'uno dall'altro, polverizzarli, sparpagliarli in modo che si perda il disegno d'insieme e si possa poi dire che non basta questo, quell'episodio per dimostrare che Dell'Utri ha continuato a mafiare anche dopo il 1992. Quindi io penso che ci siano ampi spazi per un ricorso in Cassazione contro l'assoluzione per insufficienza di prove post 92, ma già quello che dice questa sentenza, che inequivocabilmente è il punto più basso che si sia raggiunto nell'accertamento della verità nei confronti di Dell'Utri, perché giudici così benevoli nei suoi confronti Dell'Utri nella sua carriera di imputato non ne ha mai incontrati e speriamo non ne incontri mai più. Bene, anche i giudici più benevoli che lui abbia mai incontrato dicono comunque, non possono non dire comunque, delle cose enormi per la loro rilevanza politica e morale e per le conseguenze che dovrebbero avere sulle istituzioni in un paese che non abbia perso completamente i punti cardinali e il senso dell'orientamento, oltre che la decenza, il comune senso del pudore. Quando uscì il dispositivo di questa sentenza, appigliandosi alla caduta dell'ultimo periodo, ricorderete che grandi statisti come Fabrizio Cicchitto, Maurizio Gasparri, cioè i capigruppo del PDL alla Camera e al Senato, esultarono: il teorema è stato smontato, l'offensiva su mafia e Forza Italia è stata sconfitta, il TG1 spacciò la condanna a 7 anni per un'assoluzione, una sconfitta della Procura di Milano.
Dell'Utri era un po' meno felice, ovviamente, e infatti disse una cosa che ancora oggi è il migliore commento a questa sentenza, anche dopo la lettura delle motivazioni dell'altro giorno, e cioè disse: ma vi pare normale che se io ho avuto rapporti con la mafia fino al 92, quando ero un dirigente di Publitalia, o un semplice galoppino e segretario di Berlusconi, quando divento veramente importante, cioè quando invento Forza Italia, la mafia smette di avere rapporti con me e io smetto di avere rapporti con la mafia? È un'obiezione formidabile dal punto di vista logico, ovviamente, dal punto di vista storico, dal punto di vista giornalistico. Nessuno può credere che la mafia rinunci ad avere rapporti con Dell'Utri e che Dell'Utri smetta quindi di avere rapporti con la mafia proprio nel momento in cui può essere più utile alla mafia, perché non è più soltanto il dirigente di uno dei tanti gruppi finanziari e imprenditoriali e edili di Milano, ma è il punto di riferimento del partito che si avvia nel 93 a vincere le elezioni e che nel 94 vince le elezioni e va al governo. Dell'Utri diceva questo nella speranza di screditare la prima parte della sentenza, per dire è illogica e quindi mi devono assolvere anche per il periodo precedente. È la prova che io non ho avuto rapporti con la mafia neanche prima. Ma questo ragionamento, se uno legge la sentenza e si rende conto che i rapporti prima del 92 sono proprio talmente sicuri che nemmeno questi giudici hanno potuto cancellarli, è in realtà per il periodo successivo che c'è da porsi questo interrogativo. Com'è possibile che si interrompa il rapporto dell'Utri-mafia proprio nel 92? Ma come vi ho detto, in questa sentenza non arrivano a dire questo, arrivano a dire semplicemente che le prove sono insufficienti. Arrivo, scusate, dice Marco, mi stavo ingoiando il microfono, spero che adesso si senta meglio. Quindi vedremo che insomma è abbastanza dubbio che le prove siano insufficienti, dopodiché ovviamente va rispettata la sentenza, nel senso che i giudici hanno ritenuto che siano insufficienti. Vedremo se questa sarà l'opinione anche della Cassazione. Allora, cominciamo dall'inizio. Nel 1974 Vittorio Mangano, questo è l'inizio, diciamo, sicuro di questi rapporti. È chiaro che i rapporti sono pregressi. Se Dell'Utri porta a casa di Berlusconi Vittorio Mangano nell'ottobre del 74, vuol dire che lo conosceva da prima. In ogni caso, la prima data certa è appunto il 94, quando Vittorio Mangano viene assunto come fattore, come soprastante, come addetto ai cani, ai cavalli, al bestiame. Poi si sa che i cavalli non c'erano, ma insomma, dettagli. Che cosa suggella questa assunzione? Questo è il primo punto chiave di questa sentenza, che pur benevola nei confronti Dell'Utri non può non ritenere provato l'incontro fra Berlusconi e Dell'Utri, che lo propizia, e i capi di Cosa Nostra di quel periodo. Cosa Nostra in quel periodo non aveva un solo boss dei boss, un solo capo, come poi è stato con Riina Provenzano. Aveva, diciamo, un vertice collegiale di cui facevano parte Stefano Bontate e subito sotto Mimmo Teresi, Domenico Teresi, Mimmo Teresi. Bene, questi due capimafia incontrano Silvio Berlusconi insieme all'allora boss della famiglia di Altofonte, Francesco Di Carlo, che poi ha collaborato con la giustizia e anche i giudici d'appello lo ritengono totalmente attendibile. Che cosa dicono a proposito di quell'incontro? Dicono, aspettate, eccolo qua. Deve reputarsi certo che a impegnarsi per garantire l'incolumità di Berlusconi sia scesa in campo l'associazione mafiosa. Minacce a Berlusconi e ai suoi familiari, interviene Dell'Utri, dice: ho trovato uno che può proteggerti, che può garantire, è un mafioso, si chiama Mangano. Bisogna vedere
se questa garanzia è sufficiente per dare a Berlusconi una serenità addirittura superiore a quella che gli darebbe rivolgersi alle forze dell'ordine e farsi scortare dalla polizia o dai carabinieri. Lui si fa scortare da un mafioso, lui si rivolge alla mafia, cioè agli stessi che hanno fatto quelle minacce. E quindi la mafia va a incontrare Berlusconi con le facce dei suoi uomini più rappresentativi di quel momento per dire: stai tranquillo, Mangano è Cosa Nostra. Questo è l'incontro che avviene a Foro Buonaparte a Milano nel 1974 e che suggella l'assunzione di Mangano come guardaspalle, altro che stagliere o fattore, di Berlusconi. A impegnarsi per garantire l'incolumità di Berlusconi si è scesa in campo l'associazione mafiosa ai suoi massimi livelli criminali, forte della sua notoria pericolosità e potenza a livello nazionale e internazionale e dunque dotata di adeguata e indiscutibile capacità dissuasiva, così come riferito da Francesco Di Carlo, presente alla riunione convocata negli uffici di Milano proprio per decidere al riguardo. La riunione, scrive la Corte, si svolse in un periodo compreso tra il 16 e il 29 maggio del 74. Negli uffici del Berlusconi, alla presenza, oltre che del Di Carlo e del Berlusconi e dello stesso Dell'Utri, anche di Gaetano Cinà, Girolamo Teresi, ecco non Domenico Teresi come ho detto prima, Girolamo Teresi detto Mimmo, e soprattutto Stefano Bontate, che era uno dei più importanti capimafia dell'epoca, membro fino a poco tempo prima del Triumvirato, massimo organo di vertice di Cosa Nostra agli inizi degli anni 70, con Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio. Collocato pertanto l'incontro milanese riferito dal Di Carlo nella seconda metà del mese di maggio del 74, può ritenersi che oggetto della discussione, dopo i convenevoli di rito, sia stata proprio la garanzia di protezione che Berlusconi aveva inteso ricercare tramite Dell'Utri. Di Carlo ha detto: hanno parlato che lui aveva dei bambini, dei familiari, che non stava tranquillo, avrebbe voluto una garanzia, che qua Marcello mi ha detto che lei è una persona che mi può garantire questo e altro, dice Berlusconi a Bontate. Dell'Utri aveva detto che Stefano Bontate poteva garantire, dice. Lei mi ha detto, Marcello mi ha detto che lei è una persona che può garantirmi questo e altro. Questo è il discorso che Berlusconi fa a Stefano Bontate. E Bontate si impegnò personalmente ad assicurare con la sua indiscussa autorità mafiosa, indicando a Berlusconi proprio l'imputato, cioè Dell'Utri, per ogni eventuale futura esigenza. Bontate investe Dell'Utri come ambasciatore fra Berlusconi e la mafia. Lei può stare tranquillo, dice Bontate a Berlusconi. Se dico io può stare tranquillo, deve dormire tranquillo. Lei avrà persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto, e lei poi c'ha Marcello qui vicino. Per qualsiasi cosa si rivolge a Marcello. È così che inizia tutto, contestualmente stabilendo che avrebbe mandato o comunque incaricato specificamente qualcuno che gli stesse vicino. Ci metteva Dell'Utri accanto e poi dice: le mando qualcuno, se già non ce l'ha. E infatti di lì a poco, in autunno, arriva Mangano ad Arcore. Ciò che risulta decisivo ai fini del processo è che comunque Mangano fu assunto e rimase al servizio dell'imprenditore milanese ad Arcore con un incarico specifico deciso da Stefano Bontate, uno dei più potenti capi della mafia siciliana dell'epoca, scelto e mandato lì solo per tale ragione: rappresentare a chiunque che il suo nuovo datore di lavoro da quel momento in poi era intoccabile, perché godeva della protezione della più pericolosa e diffusa associazione criminale del paese. Da quel momento Berlusconi diventa intoccabile, perché diventa un protetto di Cosa Nostra, e Cosa Nostra in cambio può chiedergli ciò che vuole, e lui da quel momento è condizionabile e ricattabile da Cosa Nostra, e quando cerca di fare un po' il ritroso, Cosa Nostra mette una bomba di qua, fa una minaccia di là, una telefonata, eccetera, eccetera, affinché Dell'Utri intervenga accrescendo il suo peso all'interno e del gruppo e di Cosa Nostra per mediare e risolvere la questione. Ecco perché Berlusconi da quel momento è nelle mani di Cosa Nostra. Consapevolmente. Perché? Perché gliel'ha detto Stefano Bontate, il capo di Cosa Nostra. Quindi Berlusconi non è inconsapevole, è consapevole.
non è l'imprenditore estorto che con la pistola alla tempia paga il pizzo alla mafia. È uno che paga il pizzo alla mafia consapevolmente, infatti da lì cominciano i versamenti a Cosa Nostra che vanno a finanziare le varie cosche più vicine, prima a Bontade e poi a Riina, perché Bontade nel 1981, 6-7 anni dopo questo incontro, viene ucciso dai Corleonesi che prendono il posto della vecchia mafia e con i quali Dell'Utri, tramite Mangano, che cambia versante, continua ad avere gli stessi tipi di rapporti, fino almeno, dopo insufficienza di prove, all'anno delle stragi, al 1992. Dell'Utri, quindi, scrivono i giudici della Corte d'Appello, ha fornito un rilevante contributo all'associazione mafiosa, consentendo ad essa con piena coscienza e volontà di perpetrare un'intensa attività estorsiva ai danni del facoltoso imprenditore milanese, imponendogli sistematicamente per quasi 2 decenni, 20 anni, il pagamento di ingenti somme di denaro in cambio di protezione personale e familiare. E anche dopo la morte del boss Stefano Bontade, avvenuta nell'81, scrivono i giudici, e la successiva ascesa di Totò Riina, Dell'Utri ha mantenuto rapporti specificatamente adoperandosi fino agli inizi degli anni 90 affinché il gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi continuasse a pagare cospicue somme di denaro a titolo estorsivo al sodalizio mafioso in cambio di protezione a vario titolo assicurata. Quindi, per 20 anni, Dell'Utri è diventato costante e insostituibile punto di riferimento sia per Berlusconi, che lo ha interpellato ogni volta che ha dovuto confrontarsi con minacce, attentati e richieste di denaro sistematicamente subite negli anni, sia soprattutto per l'associazione mafiosa Cosa Nostra. È inconfutabilmente provato il pagamento da parte di Silvio Berlusconi delle somme richiestegli in favore di Cosa Nostra. Si ritiene certamente provata la corresponsione da parte del Berlusconi per il tramite di Dell'Utri di somme di denaro a Cosa Nostra fino al 1992. Sono parole della Corte d'Appello di Palermo. Difettano invece elementi certi per affermare che ciò sia avvenuto anche negli anni successivi e in particolare dopo la strage di Capaci e nel periodo in cui, da fine 93, l'imprenditore Berlusconi decise di assumere il ruolo a tutti noto nella politica del paese. Allora, Dell'Utri è il mediatore, abbiamo detto, ma Dell'Utri utilizza anche Cosa Nostra come una specie di service, di agenzia per il recupero crediti delle aziende di Berlusconi, anche quando sono crediti in nero, anche quando sono crediti non dovuti. È ritenuto dimostrato da questi giudici che nel 92 Dell'Utri manda il boss di Trapani, Vincenzo Virga, a reclamare da un imprenditore trapanese, Garraffa, Vincenzo Garraffa, un credito che Garraffa non gli doveva, ma che era il ristorno in nero di una sponsorizzazione intermediata da Publitalia. Publitalia pretendeva in nero la metà del valore di quella sponsorizzazione, Garraffa non aveva fondi neri e non voleva pagare quei 750 milioni di lire, Dell'Utri gli manda il boss Vincenzo Virga perché paghi. Ma Garraffa rifiuta e denuncerà Dell'Utri per questo e c'è un processo a Milano nel secondo giudizio di appello, dove Dell'Utri è imputato per l'accusa che la Cassazione, rimandando indietro il precedente verdetto d'appello, ha ritenuto essere molto probabilmente quella di tentata estorsione aggravata dalla mafiosità. Veniamo a un altro punto. Scusate, ma vi ho un po' di sintesi di questa sentenza. Siamo quindi al periodo più controverso, e cioè quello post 1992. Quali erano gli elementi che facevano ritenere alla Procura e al Tribunale che Dell'Utri abbia continuato ad avere rapporti anche nella stagione politica, nella stagione Forza Italia? Elementi documentali, non parole di pentiti.
elementi documentali poi spiegati da parole di pentiti. Per esempio, le intercettazioni ambientali in un'autoscuola di un certo Carmelo Amato, uomo di Provenzano, che parlando con suoi amici e picciotti dentro l'autoscuola organizzava la campagna elettorale di Dell'Utri per le europee del 99, perché Dell'Utri, che era appena scampato in Parlamento a una richiesta d'arresto dei giudici di Palermo grazie al voto del Parlamento che aveva negato ai giudici l'autorizzazione ad arrestarlo, come poi è avvenuto per Cosentino, solo che allora la maggioranza ce l'aveva il centrosinistra, dicevano fra di loro questi mafiosi: bisogna portarlo in Europa per proteggerlo con una doppia immunità, perché altrimenti questi pezzi di cornuti, questi giudici, dicevano i mafiosi, lo fottono. Quale migliore prova del fatto che se i mafiosi si danno da fare per salvare le chiappe a Dell'Utri dai giudici e farlo eleggere al Parlamento europeo non lo stanno facendo per un moto spontaneo di amicizia o di solidarietà, ma evidentemente perché c'è un patto ancora nel 99. Basta leggerle quelle telefonate per capire che i mafiosi non fanno campagna elettorale per Tizio o Caio se non sono sicuri che poi Tizio o Caio farà delle cose che interessano a loro. Non votano così sulla fiducia. I magistrati della Corte d'Appello molto spiritosamente ritengono che quelle telefonate non siano sufficienti a dimostrare quel patto. Ed è strano. Perché? Perché nel 2001, cioè 2 anni dopo, quando si va alle elezioni politiche e nello stesso anno si vota alle regionali in Sicilia, quando Forza Italia otterrà 61 collegi su 61 nell'isola, si sentono il boss di Brancaccio, Buttadauro, erede dei Graviano, intercettato nel salotto di casa sua con le cimici, con le ambientali, parlare un po' con un altro mafioso, Aragona, e un po' con un tale Pino, del fatto che Dell'Utri, nel 99, alle elezioni europee, aveva preso impegni con Gioacchino Capizzi, altro capomafia anziano, e poi però non si era più fatto sentire, quindi bisognava richiamarlo all'ordine. Dell'Utri non è più venuto a Palermo perché l'unica persona con cui parlava Dell'Utri lo hanno arrestato. Quello con cui Dell'Utri ha preso l'impegno, ca fuddu cristiano, chistu Iachinu Capizzi, ca chiddu di 68 anni. Questa è la frase captata in quelle intercettazioni. Quindi, secondo i magistrati, questa conversazione non è sufficiente a dimostrare che ci sia stato quel patto politico-mafioso per far eleggere Dell'Utri nel 96, Parlamento italiano, nel 99 Parlamento europeo, nel 2001 di nuovo Parlamento italiano. Ma di più, la prova che sembrava inconfutabile per dimostrare i rapporti fra mafia e Cosa Nostra erano quelle agende sequestrate negli uffici di Publitalia, dove la segretaria di Dell'Utri aveva segnato il 2 novembre e il 30 novembre 2 appuntamenti con Mangano. Dell'Utri aveva detto, non riferito specificamente a quei 2 appuntamenti lì, in quelle 2 date, anche perché come fa uno a ricordarsi le date? Ma quando i giudici gli contestano quelle agende, dice: ma sì, ma dopo che era uscito dal carcere nel 1991, dove stava dall'80, Mangano veniva ogni tanto a Milano per parlarmi dei suoi problemi personali di salute. Voi capite, da una parte le agende con scritto viene Mangano, arriva Mangano, Mangano Vittorio era a me per parlarle per problema personale. Mangano verso il 30 novembre, 5 giorni prima, comunica con precisione.
In una c'è scritto proprio Mangano Vittorio, nell'altra c'è scritto Mangano, nello stesso mese di novembre, quando sta nascendo Forza Italia, negli uffici di Publitalia a Milano. Dell'Utri non è che dice non ho mai visto Mangano, no, dice no, ogni tanto veniva a trovarmi, per gli appuntamenti chiedete alla segretaria, così dice. I giudici riescono a scrivere che intanto il Mangano del secondo appunto potrebbe non essere Vittorio, visto che non c'è scritto Vittorio, ma un altro Mangano, un certo Roberto Mangano, che sta in un'agenda di Dell'Utri. E che poi Dell'Utri non ha affatto ammesso di incontrare Mangano in quel periodo solo perché ha detto che non si ricorda se l'ha incontrato proprio il 2 o il 30 novembre, ma si ricorda che comunque in quel periodo lo frequentava per parlare di problemi di salute. Dell'Utri, essendo laureato in legge, è diventato evidentemente il medico personale di Vittorio Mangano, che a Palermo non trova un medico legato alla mafia per farsi visitare. Pensate all'assurdità. Bene, i giudici non si limitano a dire che non è sicuro che quegli incontri siano avvenuti o che quel Mangano era proprio il Vittorio Mangano. No, arrivano a dire che quei due incontri non si sono affatto verificati. Emerge la prova che quei due incontri non si sono affatto verificati. Qui siamo veramente nel regno di Alice, nel paese delle meraviglie. È qui che si ha come l'impressione che si sia proprio deciso sistematicamente di staccare il Dell'Utri politico e quindi il Berlusconi politico dalla mafia per confinare il tutto al periodo imprenditoriale. Se qualcuno innamorato di certe espressioni altisonanti, le sentenze politiche, volesse trovare qualche elemento in materia, qui ci sono degli elementi in materia. Chi parla di sentenze politiche qua potrebbe trovare qualche elemento per parlarne, perché qui proprio si prendono queste agende e si fa di tutto per non capire quello che emerge da queste agende. Ma c'è di più. Ci sono degli incontri sui quali pare esserci poco dubbio, un anno dopo, tra Dell'Utri e Mangano. Ne parlano molti collaboratori di giustizia e in termini molto, molto convincenti. Ci sono anche dei riscontri. Siamo alla fine del 94, quando sta per cadere il governo Berlusconi, e Mangano riceve da Dell'Utri la promessa di provvedimenti favorevoli alla mafia. Poi cade il governo Berlusconi e cosa succede? Succede che nei mesi successivi in Parlamento, sotto il governo Dini, ma anche con i voti di Forza Italia, passa la famosa riforma della custodia cautelare, che rende molto più difficile arrestare e tenere in carcere i mafiosi, oltre che i colletti bianchi. Il ministro della giustizia del governo Dini è un uomo molto vicino a Berlusconi, Filippo Mancuso, quello che poi diventerà un parlamentare di Forza Italia, anche se all'epoca era un tecnico, e poi litigherà negli anni successivi. Quindi, quale migliore prova del fatto che poi si sono veramente verificati quei provvedimenti che che Dell'Utri aveva promesso a Mangano? E sapete che in materia di giustizia le maggioranze e le minoranze contano poco. Le peggiori leggi pro mafia in questi anni sono sempre state votate da destra e sinistra insieme, sia che governasse il centro-sinistra sia che governasse il centro-destra. In quel momento poi c'era un governo tecnico di Dini, sul quale c'era la Lega, il centro-sinistra in maggioranza e dentro il governo, e Berlusconi, che aveva votato contro la fiducia, ma che poi su questo provvedimento contro la giustizia aveva votato a favore. Quindi Dell'Utri poteva tranquillamente promettere provvedimenti, anche se in quel momento al governo Berlusconi non c'era più. Perché?
Perché le leggi in materia di giustizia pro mafia venivano fatte trasversalmente. E poi comunque questa legge è stata approvata nell'agosto del 95. Cosa dicono i giudici? È uno dei passaggi più strepitosi. Non risulta del tutto inverosimile che Vittorio Mangano abbia falsamente riferito di aver affrontato con i suoi referenti milanesi, dell'Utri, discorsi su garanzie, promesse e interventi a favore per Cosa Nostra, al fine di mantenere un ruolo di prestigio in seno al sodalizio mafioso o persino al solo scopo di accreditarsi come indispensabile e insostituibile per sfuggire a una condanna a morte che rischiava, anche per le sue malefatte interne alla sua cosca, e di cui potrebbe aver avuto già sentore. Al di là della ritenuta insussistenza di prove, idonee a provare l'assunzione di impegni e la prestazione di promesse da parte dell'imputato dell'Utri nei confronti di Cosa Nostra per il tramite di Mangano, non è irragionevole ritenere che questi, Mangano, possa avere millantato con altri mafiosi, Cucuzza, La Marca, eccetera, che l'hanno poi raccontato, anche riferendo loro di colloqui realmente avvenuti e di pretesi impegni che in realtà invece non erano mai stati assunti. Cioè, un mafioso che già rischia la pelle perché ha fatto qualche marachella interna alla sua cosca, che cosa fa? Si inventa di avere parlato con Dell'Utri e di aver ricevuto garanzie da Dell'Utri. Quindi inganna i mafiosi, col rischio che se lo scoprono o vanno a verificare, se c'era qualche dubbio se accopparlo o no, lo accoppano di sicuro, perché voi sapete che millantare all'interno di Cosa Nostra non è come millantare stando a Palazzo Chigi o firmando il contratto con gli italiani. Se uno millanta all'interno di Cosa Nostra lo accoppano all'istante su vicende politiche di questa delicatezza. Pensate quando Salvo Lima e Ignazio Salvo hanno promesso che il maxi processo sarebbe finito in assoluzione e poi è finito in condanna. Riina li ha fatti sparare per la strada ed erano referenti politici, non erano picciotti comuni come Vittorio Mangano o capi mafia come era diventato Vittorio Mangano nella famiglia di Portanova, e quindi millantava. Quindi praticamente noi dobbiamo credere, no? Questa è la cosa un po' ridicola di questa sentenza, che dà veramente l'impressione di un'arrampicata sui vetri per il periodo post 92, che la mafia decide nel 94 di votare Forza Italia perché le piaceva il programma di Forza Italia, molto simile al suo. Scrivono i magistrati che è provato che nel 94 la mafia vota in massa per Forza Italia. Può ritenersi che tra la fine del 93 e i primi mesi del 94, in concomitanza con la nascita del partito politico Forza Italia voluto da Berlusconi e creato col determinante contributo organizzativo di Dell'Utri, in Cosa Nostra maturò diffusamente la decisione di votare per la nuova formazione. E lo stesso avvenne poi anche nel 99, come abbiamo visto ci sono i picciotti nell'autoscuola che organizzano la campagna elettorale. Ciò però non significa, perché non c'è la prova certa, che ci sia stato un accordo. No? Il Mangano delle agende potrebbe essere anche un omonimo, gli incontri con Dell'Utri nel 94 potrebbero essere delle millanterie di Mangano. Spatuzza, che parla di quel patto per cui furono fatte le stragi poi per accelerare la discesa in campo, non è attendibile. Perché non è attendibile? Perché non l'ha detto subito, siamo alle solite. Qui è come se i giudici si fossero sempre occupati di furto, di bestiame e non avessero esperienza, in realtà ce l'hanno, di storie di mafia, e non sapessero che il mafioso prima ti dice le cose meno gravi quando si pente, oppure prima ti dice le sue, poi con una certa ritrosia tira in ballo gli amici, poi alla fine con enorme fatica tira in ballo i politici. Buscetta impiegò 10 anni per fare il nome di Andreotti, che non aveva fatto nemmeno davanti a Falcone. Perché? Perché è così, è inevitabile, è umano, hanno paura, lo sanno che cosa gli succede quando toccano il livello politico. Ecco, secondo questi giudici spiritosi,
il fatto che Spatuzza abbia detto soltanto dopo diversi mesi le cose che riguardavano specificamente Berlusconi e Dell'Utri, che poi erano semplicemente un incontro che lui aveva avuto e un colloquio che aveva avuto con Graviano, mica cose paragonabili alla sua partecipazione alla strage di Via D'Amelio, ecco, diventa, secondo i giudici, tardivo e quindi inattendibile, come se uno solo perché dice una cosa tardi fosse inattendibile, non si capisce che cosa c'entri. E Ciancimino? Massimo Ciancimino? Beh, qui siamo al capolavoro. Non l'hanno mai sentito i giudici della Corte d'Appello, non l'hanno voluto sentire, non l'hanno mai visto in faccia, hanno semplicemente esaminato verbali trasmessi, ma i processi si fanno coi testimoni in aula, soprattutto quando sono nuovi, appena arrivati, li senti tu i testimoni, verifichi tu se sono attendibili. Loro decidono che è inattendibile senza averlo nemmeno visto in faccia, senza avergli nemmeno fatto una domanda, senza avergli nemmeno parlato una sola volta. Guardate che è strano, Guardate che è molto strano. Insomma, tutto ciò che porta a ritenere che ci sia stato un patto politico-mafioso alla base della nascita di Forza Italia e del voto che loro stessi ritengono che la mafia abbia dato per anni a Forza Italia, viene buttato via in qualche modo, con qualche arrampicatina sugli specchi. E così dobbiamo pensare, scrivono, che è possibile la tesi di un'adesione di Cosa Nostra sorta spontaneamente, indotta e determinata dalla convinzione che il sodalizio mafioso avrebbe avuto certamente da guadagnare da un programma garantista sui temi della giustizia quale quello adottato dalla nuova formazione. È sicuro che Dell'Utri aveva avuto rapporti con la mafia fino al 92 provati. È sicuro che Berlusconi ha pagato la mafia fino a Capaci, fino alla vigilia della strage di Capaci. Ma quando la mafia vota per loro, un anno e mezzo dopo, e decide di votare per loro nell'autunno del 93, lo fa così in base a una sintonia programmatica. Gli piace il programma di Forza Italia ai mafiosi, è garantista e quindi per la prima volta nella loro vita danno il voto al buio. Cioè non si mettono d'accordo prima con quelli che andavano a votare. E badate che in questa stessa sentenza c'è scritto che negli anni '80 una delle ragioni per cui Berlusconi subì attentati ed estorsioni era proprio il fatto che la mafia voleva agganciare i socialisti, Craxi, prima di votarli, tant'è che ci fu la bomba alla villa di Via Rovani nell'86 e poi nelle elezioni dell'87 i mafiosi votarono per il PSI per dare una lezione alla democrazia cristiana che non aveva bloccato il maxi processo di Falcone e Borsellino. Adesso che cambia il quadro politico e la mafia deve decidere per chi votare nel 94, che cosa fa? Vota sulla fiducia. Eppure il partito l'ha fondato Dell'Utri, uno con quale loro potevano parlare, eppure ci sono le agende nelle quali è segnato almeno uno dei due appuntamenti certamente tra Mangano e Marcello Dell'Utri. E molti pentiti dicono che era proprio Mangano quello che andava a fare il Pony Express tra Milano e Palermo per verificare lo stato di avanzamento lavori della nascita di Forza Italia. Tutto questo è ritenuto o insufficiente o addirittura mai avvenuto, secondo questi giudici. Ecco perché qualche appassionato delle sentenze politiche potrebbe anche parlare di sentenza politica per questa parte, ed ecco perché forse ci sono spazi e margini per un ricorso in Cassazione, fermo restando il rispetto che ognuno deve a ogni sentenza. Il rispetto vuol dire intanto leggerle, cercare di capirle e poi, nel caso in cui evidenzino punti deboli, farli sapere. Leggerete domani sul Fatto
un'altra faccenda troppo complicata per trattarla adesso, che riguarda il Provino, che è il figlio di un favoreggiatore dei Graviano, D'Agostino, ottenne al Milan, secondo il padre, per interessamento di Dell'Utri, secondo il capo delle giovanili del Milan, per interessamento di Dell'Utri. Bene, secondo i giudici questa cosa non è dimostrata e vedrete che c'è probabilmente qualche errore nella ricostruzione che fa la Corte d'Appello per cancellare anche questo elemento che sposterebbe il rapporto fra Dell'Utri e i fratelli Graviano e la mafia dal 92 al 94, trascinando cioè ovviamente tutto quanto e facendo cadere quell'insufficienza di prove che invece i giudici ostinatamente hanno voluto riconoscere per il periodo successivo al 92. Lo leggerete sul Fatto Quotidiano e ne approfitto in conclusione per ricordarvi che mancano ormai pochi giorni alla fine della campagna per il rinnovo degli abbonamenti al Fatto, per chi si era abbonato ovviamente alla nascita del Fatto Quotidiano. Chi si abbona avrà in omaggio un libro che si troverà soltanto in omaggio, verrà spedito a chi si abbona con un'antologia dei pezzi più belli che sono usciti quest'anno sul Fatto Quotidiano, quindi se credete suggerisco soprattutto la versione PDF, che è la più economica e la più pratica. Andate sul sito www.ilfattoquotidiano.it e abbonatevi, oppure rinnovate l'abbonamento, oppure regalatelo a qualche vostro amico. Passate parola, buona settimana. Un grillo